C'è movimento più che altro a livello quindi europeo. C'è interessante questa iniziativa avviata da un ristretto gruppo di associazioni, diciamo, ambientaliste e o legate interessate all'elettrosensibilità, che già, diciamo, quindi già movimentate da un anno e mezzo a sta parte, ha ottenuto un primo grandissimo risultato, ottobre del 2021, quello di approvazione di una proposta di legge popolare europea, approvazione ovviamente della possibilità di, ma non del contenuto, da parte di una commissione preposta da parte del Parlamento europeo. In sigla si chiama European Citizen Initiative, ovvero è una possibilità che viene data ai cittadini europei di poter promuovere un intervento di tipo legislativo. Il gruppo organizzatore è Danimarca, Germania, Repubblica Ceca, Finlandia, Olanda, Irlanda, Slovacchia. Sono associazioni, diciamo, della nuova leva, chiamo io, diciamo, rispetto a chi come me da un po' di anni segue, e sono 23 proposte di interventi, di richieste di produzione direttive o regolamenti su vari aspetti legati all'implementazione del 5G e dell'Internet delle cose. Quello che è interessante tratta i tre grandi ambiti, quindi è multidimensionale, ovvero protezione della nostra vita, parliamo nostra vita innanzitutto come esseri umani, protezione del nostro ambiente, terzo, protezione dei nostri dati, quindi per la prima volta, molto interessante, è messo insieme un po' tutti gli aspetti collegati a questo diciamo, nuovo modo di interazione tra essere umano e società che è legata a Internet delle cose che veicola, cioè tramite 5G. Proviamo a approfondire un po' di più. Revisione dei limiti di esposizione sia nella vita comune che nel posto di lavoro, quindi puntando a valori più prudenziali, coinvolgimento di esperti internazionali indipendenti per la valutazione tecnica ambientale, cablare molto, cioè possibilità di cablare innanzitutto i posti pubblici, sostegno alla creazione di zone a elettrosmog nullo o ridotto, attenzione alla fauna e alla flora. Parliamo del nostro ambiente, è un punto essenziale inserire il 5G tra le tecnologie da sottoporre a valutazione ambientale, cosa che non lo è, se uno pensa è assurdo, nonostante la violenza col quale dirompente entra il 5G, ridurre l'enorme consumo di energia elettrica legate ai sistemi wireless presenti e futuri, moratoria al lancio di satelliti di telecomunicazione, di cui lo spazio sopra noi si sta riempiendo, che in ogni caso vanno sottoposti a valutazione ambientale. Questa è la seconda area. La terza area è protezione dei nostri dati. Valutazione dell'impatto di 5G e Internet delle cose, in particolare sui diritti di protezione dei dati personali. Riduzione del wireless e dell'acquisizione di dati personali per la possibilità, il wireless da sempre, wifi innanzitutto, dove interventi criminali di hacker possono facilmente introdursi. Richiedere l'esplicito consenso individuale al trattamento dei dati personali. Un documento molto corposo di 72 pagine a memoria che poi l'ho tradotto ed è veramente quindi famoso discorso, non ci sono sufficienti basi di conoscenze scientifiche. No, no, assolutamente no. Voglio dire, c'è una messe notevole di informazioni scientifiche. E lì c'è la possibilità di firma ora. Innanzitutto abbiamo pensato ai nostri amici elettrosensibili che magari hanno difficoltà di un rapporto con, diciamo, internet, la tastiera ed altre. C'è la possibilità di, e lo vedrete anche nel sito nostro, ma anche nelle slide che qui vengono presentate, di poter, no, tramite
c'è questo link, di fatto accedere a un modulo ufficiale che uno può scaricare, stampare, compilare con la carta d'identità, numero, eccetera, la firma, imbustare è indicato un indirizzo, una casella postale italiana e di fatto inviare il proprio voto e saremo noi a raccogliere tutte le lettere. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo totale è 1 milione di firme entro il 1° marzo 2023, quindi abbiamo appena iniziato da poco. In Italia ci si aspetta almeno 54.000 firme. Riusciremo? Vediamo, io confido anche di chi ascolta, non solo si faccia parte attiva e voti, magari che, voglio dire, possa trasmettere questa informazione a chi ha tutte le varie associazioni come dire, interessate all'ambiente, anche chi magari non è poi così convinto che il telefono cellulare ficcato magari nel taschino sinistro vicino al cuore o in parte altri sensibili non faccia male, voglio dire, però magari è attento al problema energetico ambientale che con il 5G, internet delle cose, c'è già chi stima oggi con l'evoluzione attuale o nell'evoluzione del 2025, con questo sviluppo, notare bene che si supererà quindi la necessità, la richiesta di energia elettrica per questa tecnologia sarà superiore al trasporto aereo, che da sempre è considerato, no, il buco nero dell'energia, tutta l'energia, no, che va per far viaggiare gli aerei. È una cosa, no, terrificante notare che 5G, connessione wireless, di fatto internet delle cose supererà quell'impatto. Proprio questo sviluppo potenziale, che è però ormai vicino, non è più lontano nel tempo, spinge a proporre iniziative come questa proprio per la tutela della salute delle persone, ma anche dell'ambiente, abbiamo visto. Quindi in conclusione che riflessione possiamo fare? Conclusione, bisogna essere fortemente positivi. Tutte le normative legate all'ambiente in Italia, credo che al 95-99% sono direttive europee. Cioè un messaggio forte che viene trasmesso ai membri del Parlamento europeo che una parte rilevante, significativa, non so, 1,5 milioni se può essere rilevante, significativo, no? Di fatto i cittadini europei chiedono questi interventi, per cui la politica deve fare il suo corso. Qualora vedremo di coinvolgere l'opinione politica nazionale, che è molto latente. In Italia praticamente, se facciamo, sono 1.000 parlamentari italiani, io dico che sono una decina su 1.000 attenti e sensibili a questo argomento, quindi veramente stiamo parlando veramente di una minoranza. Però bisogna essere positivi, altrimenti ci si fa male. E questo è un tema che sicuramente merita ulteriori approfondimenti. Noi oggi ringraziamo Giorgio Cinciripini, la dottoressa Di Fonte e Paolo Orio per averci aiutato ad entrare in questo argomento e grazie come sempre a tutti voi per averci seguito. Arrivederci.